A partire da questo episodio voglio raccontarti il mio viaggio in Galles, che si è svolto seguendo un itinerario un po' da pazzi nel giugno del 2014. Visto che gli strumenti fotografici dei miei sogni non li ho nemmeno oggi, figuriamoci nel 2014, per raccontarti delle splendide scogliere gallesi e di tutto il resto faremo affidamento soltanto sulla mia insuperabile voce. In realtà io volevo andare in Cornovaglia, ma il fatto che il Galles fosse meno turistico esercitava su di me un fascino incontenibile. Per non perdere i soldi del volo già prenotato per Bristol, decisi di arrivare comunque lì e di spostarmi poi in Galles, che non era troppo distante. Il mio viaggio è durato in tutto 8 giorni, iniziando e finendo proprio dall'aeroporto in cui sono arrivato, anche se lo dovessi rifare oggi, prenderei piuttosto un volo diretto per Cardiff. Il Galles, insieme all'Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia, forma il Regno Unito e allo stesso tempo è anche una nazione, una cosa davvero complicata per noi e interessante. Il mio itinerario, come dicevamo, è partito da Bristol. È stato un giro assolutamente esagerato per quanto riguarda le varie tappe, troppe e troppo distanti tra loro, considerando anche la guida a sinistra, che mette davvero in grossa difficoltà. In pratica quasi ogni notte cambiavo albergo o bed and breakfast e nel complesso ti sconsiglio quindi di fare il mio stesso identico itinerario. Se hai una sola settimana conviene piuttosto concentrarsi solo sul nord o sul sud del paese, o piccole zone e visitarle per bene. Dall'aeroporto di Bristol per entrare in Galles ho attraversato le trafficate campagne nei dintorni della città, per poi passare sul Severn Bridge. La prima tappa del mio itinerario doveva svolgersi tra l'aeroporto di Bristol e Merthyr Tydfil, una piccola città che non saprei come pronunciare e quindi ti leggerò così come si scrive, come tutti gli altri nomi gallesi che elencherò anche nella descrizione della puntata. Proprio nel bel mezzo del percorso, senza deviare troppo dalla strada più rapida per arrivare alla tappa finale della giornata, c'è Tintern Abbey, ossia ciò che rimane di un'abbazia cistercense costruita nell'anno 1131. Considerando da quanto tempo è stata costruita è comprensibile che non sia rimasta del tutto in piedi, ma è comunque ancora bella e decisamente interessante. Poteva ospitare circa 400 monaci ed è stata testimone di eventi anche tragici della storia di questi luoghi, come ad esempio l'arrivo della peste nera che decimò i monaci nel XV secolo. All'ingresso di questo splendido monumento del passato potrai richiedere il Pass Cadu. Ti lascio il link nella descrizione del video per acquistarlo. Valuta se farlo già dall'Italia, perché potrebbe essere molto utile per risparmiare parecchi euro. Acquistando questo pass, infatti, potrai poi accedere gratuitamente a moltissime attrazioni e castelli di tutto il paese, nei quali diversamente l'ingresso singolo potrebbe essere davvero un po' caro. Nel link che ti ho lasciato potrai verificare quali sono le attrazioni incluse nel Cadu. Esplorare le antiche mura dell'abbazia è stato veramente emozionante e toccante. Nei pressi è possibile visitare anche una vecchia stazione ferroviaria, oggi trasformata in bar-ristorante. In generale fai molta attenzione agli orari, in Galles. Tante attività commerciali, infatti, tra cui la maggior parte di bar e ristoranti, chiudono già alle 5:30 del pomeriggio. Ti consiglio di fermarti spesso nei mini market o supermercati che troverai per fare una piccola scorta di cibo che potrai consumare nel caso in cui non dovessi trovare posti economici in cui mangiare nelle ore serali. Il Galles è fatto di piccoli centri e poche grandi città e ti assicuro che questo può succedere. Dopo l'abbazia ho scelto di fare una sosta a Monmouth per vedere il Wye Bridge, un ponte medievale ben conservato e a suo modo possente e imponente. Purtroppo avevo solo un mezzo pomeriggio a disposizione per arrivare alla mia meta finale dove avrei dormito, Merthyr Tydfil, e quindi il tempo giocava a mio sfavore. Merthyr Tydfil è una città mineraria, teatro di un enorme disastro nel secolo scorso,
e priva di qualsiasi attrattiva, tuttavia è stato un buon punto tappa. Il giorno successivo sarebbe stato magico. Avrei iniziato ad esplorare le scogliere del Galles, ampie e rigeneranti. Io ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e ti do appuntamento al prossimo video in cui vedrai la seconda parte dell'itinerario. See you soon!